4 libri fantasy promettenti. È così che ho deciso di intitolare questo video, dal momento che il mese di maggio 2025 effettivamente è ricco di uscite che per il lettore fantasy sono, molto allettanti. Bisogna poi, naturalmente, verificare che tutto questo allettamento porti a un appagamento, ed è quello che ho intenzione di fare. Qui su Broken Stories vorrei darvi una mano per decidere se questi 4 libri fantasy molto promettenti fanno al caso vostro. Questo quindi è un video di presentazione di queste nuove uscite, che sono uscite importanti nel fantasy. E poi ci sarà tempo per magari addentrarci in ogni singolo volume. Questo invece è un video così di panoramica. Lo cominciamo subito dopo la solita sigla. Prima di andare avanti, permettetemi di ricordarvi che tutti i libri che segnalo, potete acquistarli andando qui sotto in descrizione e cliccando sui link che vi metto a disposizione. Io ci guadagno una piccola percentuale in quanto affiliato ad Amazon e così sostenete questo progetto di divulgazione. A voi non costa nulla. I libri più belli vanno a finire nello shop di Broken Stories che vi invito a visitare. È la mia libreria virtuale. Scelgo il meglio, lo metto da parte, sono i libri più belli in ambito dark e immaginifico, così voi potete entrare lì e non perdervi su Amazon dove c'è un gran casino. Solo il meglio, lì per voi, weird, fantascienza, horror, fantasy, fumetti. Dateci un'occhiata e sappiate che io lo rinnovo spesso, quindi fateci un giro ogni tanto. Grazie. E quindi, dicevamo, 4 titoli fantasy promettenti. Vedremo poi se, mantengono le promesse. Le case editrici di questi 4 titoli sono 2, Mondadori e Neon Edizioni, che in questo caso, mostra i muscoli perché 3 uscite su 4 sono proprio di Neon Edizioni. Dove adesso, a coordinare queste uscite fantasy è chi un tempo lavorava in Mondadori all'interno di questa bellissima, collana che si chiama I Draghi. Quindi, tra Mondadori e Neon nell'ultimo scorcio di anno c'è stato un bel po' di travaso di talenti e di dirigenti, per cui lo scenario per gli appassionati di fantasy e lo scenario editoriale sta diventando un po' più eterogeneo, ma anche un po' più interessante. La concorrenza fa sempre bene, ci sono energie di qua e energie di là, per cui escono anche tanti libri e adesso infatti sono qui a presentarvene ben 4. Andiamo più o meno in ordine. L'ordine qual è? Diciamo la cronologia di atterraggio di questi libri sulla mia scrivania. Allora, cominciamo con questo bel tomone. Mark Lawrence, Il libro che non bruciava. Copertina, devo dire, spettacolarissima. È un tomo di circa 700 pagine, primo di una trilogia, la trilogia Library Trilogy mi pare che si chiami. Mark Lawrence è già stato pubblicato in Italia, per esempio Nona Grey, la trilogia di Nona Grey e altri fantasy. Questo è un fantasy un po' particolare, secondo me con qualche spunto anche fantascientifico. Di che cosa ci parla? Di un mondo alternativo, un secondary world, che ha delle caratteristiche piuttosto particolari. Allora, ci sono almeno 2 protagonisti principali che sono Livira ed Evar. Livira è una ragazzina che vive nel deserto, nel popolo della polvere, quindi un popolo molto arretrato, molto povero, che offre ben poche prospettive a questa giovane, la quale sogna un giorno di attraversare il deserto e arrivare nella grande città che ha appena intravisto attraverso le vibrazioni del calore sul suolo desertico. Vi annuncio soltanto un paio di cose, cioè che all'inizio il suo destino sarà completamente sconvolto con un avvio di storia che è al fulmicotone, molto, un attacco molto aggressivo da parte dell'autore, che subito sconvolge la vita della protagonista con un'incursione di questi sciabolatori che sono creature terribili. Sembra un po' l'inizio di Conan il Barbaro di John Milius, ecco, quel tipo di avventura. La storia prende subito una piega molto dinamica. La nostra si troverà quindi a
vivere in condizioni di estrema drammaticità, uno sradicamento dalla sua vita precedente, per andare dove? Poi a finire in una grande città di cui non può capire alcunché, essendo una ragazzina piuttosto che appartiene a una etnia, a una cultura molto primitiva, ma qui il punto è questo. In questa grande città, anzi si potrebbe dire che questa grande città deve la sua esistenza a un mistero che si trova al suo interno, cioè quello della biblioteca. La biblioteca è un immenso palazzo scavato in una montagna di cui non si conosce neanche completamente la vastità, ma una vastità metafisica, una vastità impossibile, borghesiana direi, e in questa biblioteca esistono tutti i libri che siano mai stati prodotti in quel mondo e in altri. Qualsiasi libro, qualsiasi argomento, qualsiasi storia lì dentro è presente, per cui questa biblioteca è una fonte di sapere universale per l'impero, ma è anche una fonte di sapere che va amministrata e quindi vengono allevati e formati a questo scopo dei giovani promettenti che diventeranno un po' i bibliotecari, no? I bibliotecari che si devono orientare poi all'interno di queste stanze immense, macroscopiche, gigantesche, metafisiche appunto, che sono stipate di libri fino al soffitto, un soffitto che è lontanissimo quasi insomma, le distanze sono incommensurabili in questo spazio, in questa biblioteca che probabilmente non è soltanto un posto, ma è proprio una dimensione dell'essere. In questo spazio, e prigioniero di questo spazio, vive Evar, che è un altro giovane che vive da sempre lì dentro, insieme ai suoi fratelli e una sorella. Prigionieri e nati e vissuti sempre lì, fra pile di libri, che ovviamente insomma non hanno in sé una spiegazione. Chi ha costruito la biblioteca? Che funzione ha? Perché è fatta così? Quanta magia c'è al suo interno e quanta invece tecnologia, dal momento che al suo interno si muovono anche quelli che noi lettori possiamo riconoscere come degli automi, che invece per i protagonisti sono creature magiche. Questo è il contesto, questo è lo scenario di un fantasy molto particolare, molto originale, che vede al centro delle vicende proprio i libri e gli spazi che ospitano i libri, ma spazi che, come vi dicevo, sono metafisici, sono molto molto misteriosi. Questa è la premessa e questa è anche la promessa di appunto un fantasy promettente. Così come molto promettente anche questo altro piccolo libro pubblicato da Neon, anche questo, Joe Walton, fra gli altri. Attenzione, questo mi pare che non sia ancora uscito, forse mancano pochi giorni alla sua pubblicazione, alla sua release ufficiale. Questo è una ristampa, tra l'altro è un libro piccolo, Dio lo benedica, e anche autoconclusivo. Ed è un libro che era già stato stampato da Gargoyle Books in Italia. Si tratta di un fantasy che di nuovo vede al centro del suo, diciamo, fulcro tematico la letteratura, i libri. Ma quali libri? E questo mi ha molto incuriosito. I libri che noi di Broken Stories qui amiamo alla follia, cioè la fantascienza, il fantasy. La storia è quella di una ragazza, di nuovo, che ama alla follia questi libri e vi si rifugia e trova una seconda casa, o se volete una famiglia vicaria all'interno delle storie che insomma probabilmente voi e io abbiamo letto e amiamo molto. Il bello è anche questo, è un libro sui libri, ma sui nostri libri. Nel contempo è anche un fantasy perché ci parla di una guerra segreta o comunque di una convivenza con creature magiche che la protagonista e sua sorella possono vedere, così come anche la loro madre, che però a quanto pare era una strega malvagia. Io non ne so molto di più, non vedo l'ora di leggerlo. Anche questo è un libro promettente e vediamo se manterrà le promesse. Quel che è certo è che mi fa vibrare, insomma, un'emozione forse anche adolescenziale,
un ricordo di certe emozioni che abbiamo vissuto tutti quanti, innamorandoci della letteratura fantasy e di fantascienza. Non vedo l'ora di cominciare anche questo. E veniamo adesso a Mondadori, ok? Per poi passare alla fine, insomma, a un altro pezzo forte, forse il pezzo più atteso da tanti lettori. Allora, Mondadori, per la traduzione del sommo Massimo Scorsone, ha dato alle stampe I figli di terra e cielo di Guy Gavriel Kay. Guardatelo qui, ecco. Allora, Guy Gavriel Kay, forse ve lo ricordate come l'autore della trilogia per me straordinaria, una delle più belle saghe fantasy di tutti i tempi, che si chiama L'Arazzo di Fionavar, e io qui l'ho recensito e ne ho parlato in termini molto euforici ed entusiastici, devo dire quasi da fanboy, però il fatto è che effettivamente L'Arazzo di Fionavar ha toccato delle corde molto profonde in chi vi sta parlando, mi ha emozionato, commosso, coinvolto a livelli raramente raggiunti, per cui ho accolto con grande entusiasmo l'arrivo di finalmente un altro testo di Guy Gavriel Kay, che fra l'altro era inedito finora. Allora, I figli di terra e cielo è un libro molto diverso da Fionavar, intendiamoci. Si tratta di un'ambientazione, sempre in un secondary world, che è mediterranea, direi. Perché? Vi faccio vedere la mappa. Ok, la mappa, come potete vedere, ora arriva, un secondo solo, scusatemi. La nascondono sempre molto bene la mappa. Allora, ecco qua. Questa mappa, come potete notare, e se non notate ve lo dico io, richiama piuttosto apertamente il Mediterraneo, qui, una forma che è quella dell'Italia, eccola. Okay? Poi si viaggia, si va verso quella che è un parallelo di Costantinopoli, perché questo è un romanzo storico girato di un quarto in direzione fantasy, ok? È quello che un po' dice anche l'autore, il quale si è un po' orientato, cioè si predilige in una parte della sua produzione proprio questa specie di pseudo fantasy storico. Nel senso che lui, in questo caso, ci racconta un mondo in cui i rimandi al nostro sono palesi. Allora, c'è una città che si chiama Seressa, che è la Serenissima, che è Venezia. I nomi dei protagonisti hanno proprio una assonanza ricercata con quelli dei protagonisti, per esempio, di protagonisti storici o comunque di protagonisti italiani, o ancora balcanici, o ancora arabeggianti arabi. Quindi siamo in un mondo che è chiaramente, riconoscibilmente il nostro, ma leggermente inclinato, ok? In chiave fantasy. La storia è di matrice, io direi, politico-spionistica. È corale, ci sono tanti protagonisti, tanti personaggi, ma di fatto si tratta in questo caso proprio di una riscrittura da parte di Guy Gavriel Kay di eventi storici, però aggiungendo un po' di paranormale, traslando il tutto in un mondo che somiglia ma non è il nostro. Un'operazione abbastanza scaltra, se volete, interessante, particolare. Non è un romanzo storico, ma gli somiglia tantissimo. Io ho letto, insomma, sono arrivato a un buon punto per farmi un'idea e potervene parlare, ma non ancora per fare una recensione. E vi posso dire che la storia decolla, prende forma molto lentamente, ma con un andamento sontuoso, elegante, pacato. È un fantasy per lettori adulti, maturi, che sono in grado di apprezzare anche che cosa? La traduzione, per esempio, di Massimo Scorsone, che, come di consueto, non si tira indietro quando c'è da usare un linguaggio ricco, ubertoso, oserei dire. Massimo Scorsone è stato anche preso di mira da alcuni critici per le sue introduzioni a tanti volumi della collana I Draghi Mondadori che ha curato, dove non nasconde di essere anche un accademico e quindi mette alla prova
il lettore povero di strumenti, mettiamola così. Però attenzione, non è questo il caso di Figli di Terra e Cielo, autoconclusivo, perché qui io invece sto apprezzando moltissimo il fatto che la lettura è semplicissima, ma la resa la resa in italiano è policroma, è ricca, si spazia, senza mai perdere di vista la comprensibilità, perché questo è un libro per tutti, però c'è un linguaggio ricco. Ora, naturalmente, sono sicuro che riflette anche quello di Guy Gavriel Kay, ma conoscendo Scorsone so che lui è un traduttore che si impegna anche per esempio, so, perché lui gentilmente mi ha raccontato questo, che ha proposto a Guy Gavriel Kay la modifica di alcuni nomi e Guy Gavriel Kay ha approvato questa scelta. Nomi che nella fantasia e nell'orecchio di Kay potevano suonare realistici in quanto italiani, ma in realtà non lo erano. Per cui c'è anche questa volontà da parte del traduttore di smussare alcune ingenuità che un autore canadese, andando a orecchio, magari potrebbe anche in cui potrebbe cadere. Ecco. La storia vede coinvolte diverse figure, ma c'è soprattutto un giovane pittore di questa pseudo Venezia che viene chiamato ad andare fino alla pseudo Istanbul, conquistata da questi pseudo musulmani, per ritrarre il volto dell'Al-Ghalif, il grande conquistatore, che poi altro non è che nella realtà storica sarebbe stato Maometto II il conquistatore. E quindi questa è la storia riraccontata del viaggio di questo gentile Bellini che in effetti fece il ritratto di Maometto il conquistatore. Poi in mezzo ci sono tanti personaggi, ci sono molte vicende spionistiche, perché tutto qui coinvolge anche appunto la città di Seressa, ma anche delle aree balcaniche, fra cui la pseudo-Albania, la pseudo-Croazia. Ci sono scontri di diverso genere di natura mercantile, ma anche di natura proprio, insomma, imperialista, mettiamola così. Quindi una vicenda da prendere, diciamo da leggere, da leggere con tutte e due le mani, ecco, senza distrarsi tanto. E infine l'ultima, e io so che forse voi stavate aspettando anche che vi dicessi qualcosa su questo, l'ultima uscita promettente, siamo di nuovo in casa Neon, ed è uscito I Demoni, di Joe Abercrombie, che è Lord Grimdark, come molti lo chiamano, cioè il numero uno della letteratura Grimdark contemporanea, già insomma celebratissimo da tutti gli appassionati del fantasy, che ha una certa grinta. Qui su Broken Stories Andrea Massacesi ha anche prodotto un bellissimo video di presentazione e di recensione della trilogia della Prima Legge. Vi metterò il link qua sotto, comunque lo trovate qui su. Ecco, Joe Abercrombie quindi se ne viene fuori con un altro libro che vi voglio far vedere, perché la casa editrice Neon ha sicuramente dedicato una particolare attenzione a questo scrittore, che prima era pubblicato da Mondadori, ma come vi dicevo adesso ci sono diversi travasi di talenti e di managerialità, per cui qualcuno si porta poi anche appresso qualche firma. Allora, questo libro intanto si presenta molto bene in copertina rigida, con una sovracoperta gustosissima, ironica e insomma scanzonata, ma anche bella dark. E all'interno vi voglio far vedere che questo è un libro che si presenta proprio in maniera molto pregiata. All'interno vedrete che ci sono, scusatemi, ecco qua, queste bellissime illustrazioni, e di nuovo vi faccio notare che siamo all'interno. Guardate questo Ex Libris, questo è tra l'altro, per chi l'avesse prenotato in anticipo, c'è questo bellissimo Ex Libris, o come si suol dire adesso bookplate, ed è autografato dall'autore.
no, se lo comprate adesso non troverete più probabilmente questo bookplate o ex libris, ma insomma volevo farvelo vedere. C'è una grande cura da parte della casa editrice che ci propone quindi insomma un libro con delle bellissime pagine, illustrazioni a colori, e poi all'interno, sì, insomma, che cosa? Anche una mappa che di nuovo ci fa capire che ci sono altre illustrazioni in bianco e nero dentro, bellissime. Alcuni personaggi presentati in tutto il loro in tutta la loro eleganza, direi bizantina, perché anche questo è un libro che, di nuovo, come vi faccio vedere ora, si ambienta in un mondo parallelo che è molto europeo. Abbiamo di nuovo una pseudo-Italia, una pseudo-Europa, uno pseudo-Oriente, ed è di nuovo forse l'indicazione che il fantasy si sta spostando dalle regioni nordiche a quelle più mediterranee, tant'è vero che anche questa storia prende le mosse da una pseudo-Italia, siamo di nuovo noi al centro della vicenda, perché qui invece non c'è una pseudo-Venezia, non è Seressa, ma è la città dove cominciamo, è la città santa, ossia Roma, che qui non si chiama Roma. C'è anche qui una specie di Vaticano, c'è anche qui un papa che però è una papessa, è una bambina, perché qui non ci sono i cardinali, ci sono le cardinale, le vescove, e non un salvatore, ma una salvatrice percorre le pagine dei Vangeli di questo mondo parallelo, che ancora una volta è comunque una perfetta, diciamo, risonanza del nostro rinascimento. Anche qui ci sono le figure tipiche del nostro mondo, i nobili, le case aristocratiche, ci sono i re, ma soprattutto c'è la Chiesa che è molto potente, c'è una Roma rappresentata, questa città santa, all'inizio della storia come una vera e propria turpe fogna a cielo aperto dove si agitano i fanatismi di ogni genere, con popolazione che insomma serpeggia, brulica, strade sporche, sopravvivenza con ogni mezzo, e qui arriva un piccolo fratello Diaz, un piccolo frate che ha appuntamento in questo pseudo Vaticano con la papessa bambina, perché poi è una bambina. Attenzione, questo è un mondo in cui c'è la magia, così come c'era anche nei Figli del Cielo, ma lì proprio poca. Nei demoni ce n'è tanta. Nei demoni c'è tutto quello che vi potete aspettare da un fantasy scatenato. Joe Abercrombie non si smentisce, perché vi posso assicurare che nelle prime almeno 150 pagine circa che ho letto, ragazzi, succede di tutto. Rocambolesco, pulp, spassosissimo, una scrittura che fa della metafora uno strumento di umorismo sfrenato, esattamente come accade con i noir di Joe Lansdale. Per me Joe Abercrombie è il Joe Lansdale del fantasy. I personaggi sono tutti memorabili perché anche molto enfatici, molto spinti al limite. Abbiamo quindi questo fraticello che arriva in questa grande città sperando di poter fare carriera, invece si ritroverà coinvolto in una missione che consiste nel portare verso Troia, che in realtà è la città di Costantinopoli in questo caso, per rimettere sul trono una principessa, poi non vi dico più nient'altro, che sembrava morta, invece era stata semplicemente vittima di un tentativo di omicidio, ma poi insomma era scomparsa nel nulla. Adesso è possibile riportarla lì, ristabilire l'ordine e quindi anche l'alleanza, la connivenza tra Troia e la città santa. Ma per riuscirci bisognerà attraversare appunto l'Oriente, sopravvivendo a tutti gli agguati che
naturalmente la casa regnante di Troia intende frapporre, e l'avventura quindi si colora di emoglobina a tutto spiano. La compagnia che accompagna questa principessa, detta la peggior principessa che sia mai esistita, è composta da un classico, diciamo, party di criminali, di diseredati, di come si può dire, di disgraziati, di fetenti, e una sporca dozzina, anche se non sono 12. Oppure ci può ricordare anche I Malefici 7, un romanzo che anche qui fantasy che ho recensito. È la classica storia dei criminali che hanno la possibilità di riscattarsi con una missione perlomeno non proprio tanto nefasta. C'è da ridere alla follia, mentre si scatena una violenza efferata di cui non voglio raccontarvi i dettagli, non voglio entrare tanto nella trama, che è, diciamo, il plot è semplice, però quello che rende, e già mi sta rendendo questo libro molto simpatico, è la personalità dello scrittore. Joe Abercrombie fa morire dal ridere. Joe Abercrombie sa tirare fuori lo squallido dal sublime e il sublime dallo squallido. È uno scrittore dotatissimo, è inutile negarlo, e quindi intrattiene, è un intrattenitore di stralusso, nonché un bravissimo scrittore. Non vi aspettate, insomma, io direi che in questo libro non c'è da, secondo me, aspettarsi nient'altro che un divertimento sfrenato. Sì, un divertimento sfrenato. E tutto quello che ho letto finora I demoni di Joe Abercrombie mi conferma questa aspettativa. Però sappiamo che questo è un libro promettente che ancora non ho finito di leggere. Vedremo se manterrà le promesse. Aspettiamoci una trilogia, ma di libri autoconclusivi che nelle intenzioni dell'autore avranno in comune ambientazioni e alcuni personaggi. Quindi facciamo un piccolo riassunto di quello che vi ho detto finora, se vi va. Torniamo Orebur. Da I demoni di Joe Abercrombie, grimdark, divertente, violento, scatenato, parolacce, tanta magia, ambientazione europeo-mediterranea, ok? Così come europeo-mediterranea l'ambientazione di I figli di terra e cielo di Guy Gavriel Kay, che invece è uno scrittore alto. Basta ricordare anche che lui è stato responsabile della lavorazione, poi della realizzazione del Silmarillion, perché ha lavorato con il figlio di Tolkien, insomma. Quindi, insomma, quando era molto giovane. Figli di terra e cielo, anche qui c'è il paranormale, c'è un mondo parallelo che somiglia al nostro, c'è molto spionaggio, intrighi, politica, ok? Quindi questi due libri hanno questo in comune. Un'ambientazione che sono due ambientazioni che quasi potrebbero essere sovrapposte. Poi gli altri due sono ugualmente in qualche modo accomunabili, perché ci parlano di libri, di biblioteche e di libri, e a questo associano tutto un mondo di immaginazione, di emozione. Fra gli altri è un piccolo libro che promette di essere molto emozionante, ambientato nel nostro mondo, ed è una storia in cui probabilmente molti di noi si potranno riconoscere. Questa è la promessa. Vedremo se sarà mantenuta. Poi abbiamo Il libro che non bruciava di Mark Lawrence, che è un gran bel tomo, primo di una trilogia, ambientato in un mondo dove questa biblioteca borghesiana, così insomma surreale, ma anche che insomma in grado di suggestionare, di far sognare, molto misteriosa, piena di domande che ancora, dove sono arrivato io a leggere circa metà del libro, non trovano risposta, sono però domande molto interessanti, ok? Lo stile qui è tranquillo, piano, una lettura assolutamente scorrevolissima, per una storia che potrebbe anche interessare lettori un po' più giovani, perché è comunque una vicenda di coming of age, e
E anche questo è un impianto narrativo piuttosto classico, no? Se volete, il piccolo protagonista diseredato che viene introdotto all'interno di una grande struttura che in questo caso le, insegnerà tutta una serie di competenze per affrontare la sua vita nel futuro, eccetera, eccetera. Anche in questo caso sembra che la protagonista, Livira, sia destinata a grandi cose. Io ci vedo un po' di Harry Potter, ma così come in Harry Potter ci vedo tante altre cose. È semplicemente una vicenda di coming of age, di iniziazione alla vita. Questo è quanto per oggi. Questi sono i 4 libri fantasy usciti praticamente quasi insieme che io, volevo proprio presentarvi. Fatevi i vostri conti, già da quello che vi ho detto potreste anche farvi un'idea di quali o quale sia più nelle vostre corde e quindi quale acquistare e leggere e in quale mondo andare a perdervi appena, avete un po' di tempo libero e volete abbandonare questo, prendervi una vacanza da questo. Naturalmente ribadisco che qui sotto ci sono i link per l'acquisto, mi date una mano se li comprate da lì, potete anche offrire al sottoscritto un caffè ogni tanto così con il link Ko-fi, oppure cliccare super grazie e fare una mancia per dire che bravo Flavio che mi ha reso questo servizio di presentarmi questi libri. Io gli do una mancia perché sono generoso. Se volete farlo è sempre molto apprezzato, sappiatelo. Un saluto a tutti da Flavio Troisi di Broken Stories.